Allora Giulio, abbasso perché devo dire una cosa molto importante, ok? Non posso più dire follower, No, perché disturba. disturba. Esatto. E perché io, che pensavo di avere un amico, E invece, e invece tu non mi hai detto che io butto i soldi al cesso, è vero, comprando i cavi, comprando i cavi, troppo sì. grossi. E Ma me lo dovevi dire però. E con quali soldi compri i cavi? Con tutti i guadagni che facciamo sul canale I parlando. lauti, guarda. No, dunque, allora, veramente volevo dire che i cavi io li compro con i soldi miei, con i quali tendenzialmente ci faccio il Quello che vuoi. che mi pare. Esatto. Quindi gradirei che nessuno entrasse nel merito di come io spendo i miei soldi. Allora, per non togliere tempo a questo, io voglio dire solo una cosa. Se siete aggressivi e volete scaricare la vostra aggressività, non lo fate su di noi, fatelo da qualche altra parte, perché io noto alcune volte su certe risposte una carica aggressiva che non appartiene a noi e al canale. Quindi Noi rispondiamo a chiunque, a qualsiasi critica, purché fatta nell'ambito della buona educazione. Buongiorno, buonasera, grazie, prego. Insomma, quei fondamenti che ti insegnano da piccolo. Ok, allora Peter Tosh. Peter Tosh chi è? Peter Tosh era... io non ho frequentato tanto il mondo del reggae, però insomma era un autorevole esponente. Che piace tanto a Marco Manunta, che abbiamo incontrato a maggio al Milano Allende, che aveva giurato su qualsiasi cosa che ci avrebbe dato dopo pochi giorni il suo pre. Pochi giorni sono diventati pochi mesi, ma eccola qua, ce l'abbiamo fatta. E il nostro amico, adesso mi perdonerà, non mi ricordo il nome al volo, che ce l'ha tanto chiesto, eccolo qua, lo abbiamo accontentato. Ok. Il Manunta pre-Tosh. A tra poco. Collochiamo intanto questo prodotto nell'ambito della produzione di M2 Tech, esatto, l'azienda che fa capo a Marco Manunta. Allora, fa parte della serie Rockstar. Ci sono vari rockstar importanti che forse corrispondono con le passioni di Marco, perché per esempio mi pare che c'è Crosby, Nash e non c'è Steele. Sì, c'è Young, insomma vabbè. C'è Marley. Esatto, sì. Quindi diciamo che guardando la produzione si può intuire quali sono i gusti musicali di Marco. Benissimo. Allora, la linea Rockstars contiene un sacco di apparecchi interessanti, tra i quali ad esempio c'è un alimentatore di alta qualità che può essere abbinato a questo preamplificatore, esatto, che esce con un alimentatorino a spina, i soliti mini alimentatori. C'è un crossover elettronico interessante, c'è un DAC, c'è un amplificatore per cuffia da cui questo prodotto in qualche maniera discende, nel senso che ne mutua alcuni elementi. Poi c'è anche un amplificatore in classe A, un finale in classe A. Un finale in classe A che si chiama Larson monofonico, che è un cubotto. Che è un bel cubotto. E quindi una produzione piuttosto granulare. Sì. Ricordiamo come Marco è venuto agli onori della cronaca. Bravo, della ribalta, con un convertitorino da USB a coassiale tantissimi anni fa che si chiamava iFace. Esattamente, bravo, che risolveva il problema di collegare fondamentalmente il computer o normale o fatto per hi-fi con i DAC che all'epoca non avevano tutti l'ingresso USB, ma tanti ce l'avevano solo coassiale, si ricorderai. No, e quindi lui ha fatto un grande successo commerciale e anche se vogliamo, un'operazione di marketing, non so quanto poi voluta o meno, ma è stato conosciuto molto inizialmente per quel prodotto. Per quello, e che io peraltro ho avuto anche per parecchio tempo. Io mi ricordo ce n'era inizialmente una bianca e poi ce n'era una arancione, esatto, che avevano caratteristiche differenti. Io adesso ce n'è una nera, se non sbaglio, c'è ancora. È ancora in produzione. Sì. Ma veniamo a questo preamplificatore. Questo preamplificatore con un bel display, con tantissime funzioni personalizzabili e, cari fellow, non lo devi dire?
Cari ascoltatori, cari telespettatori. Bravo, telespettatori, con questo bel telecomando multifunzione e che quindi serve per pilotare più prodotti dello stesso costruttore. Avendo quindi per pilotarlo con il Pre la cortezza di selezionarne l'apposita funzione, perché io continuavo a spingere ma era selezionato da. E allora gli ho detto, caro Giulio, forse c'è qualcosa che non va. Sì, i parametri configurabili sono veramente tanti, da alcuni di carattere, diciamo, quasi se vogliamo cosmetico, accendi e spegni il display, dopo quanto lo si spegne, altri estremamente utili. Ad esempio ho apprezzato la possibilità di selezionare i passi della regolazione del volume, mezzo dB, 1 dB. Regolazione del volume fatta con un chipset Muses, che noi, giusto, se non ricordo male, incontrammo sul Lindemann, sul preamplificatore Lindemann, sul combo Lindemann. Quindi questo è un preamplificatore completamente bilanciato, e quindi voi follower più attenti vi chiederete come è possibile inserire ingressi bilanciati su un pannello posteriore così piccolo? Così piccolo? Perché ci sono degli adattatori. Sì, c'è un interessante adattatore che facciamo vedere nell'immagine di dettaglio che state vedendo, che sostanzialmente è un 7 poli, quindi sul pannello posteriore, di cui state vedendo l'immagine, ci sono 2 ingressi di questo tipo a 7 poli. E poi escono fuori questi 3 connettori che fanno XLR 1, 2 e 3. Quindi 3 ingressi. Salva spazio, soluzione salva spazio. Poi ci sono ingressi sbilanciati single-ended, e uscite altrettanto bilanciate e sbilanciate. Ma questa volta l'XLR è normale per le uscite. Assolutamente. XLR che noi stiamo in questo momento sfruttando per il collegamento a un finale Premiere, del quale poi parleremo successivamente. In seguito. Mentre invece a livello di ingresso noi stiamo utilizzando la scala MK2 in sbilanciato, quindi sfruttando la connessione RCA. Siccome i nostri follower, ci chiedono tanto bilanciato sbilanciato, faremo un tutorial esclusivamente su questo. In questo caso, siccome il Pre è completamente bilanciato, nel caso dell'ingresso sbilanciato il preamplificatore bilancia il segnale sbilanciato. Poi dopo vedremo nel tutorial che faremo quali sono i passaggi che è meglio fare e quali invece è meglio evitare, ma questo è un altro discorso troppo lungo per adesso. L'oggetto è un oggetto caratterizzato a livello di design da una notevolissima semplicità. Come potete vedere si tratta di un profilo AC, un estruso AC, che fa praticamente la parte del coperchio, fianchetti laterali e base. È un design che caratterizza tutta la linea prodotto della serie Rockstar, quindi da quel punto di vista c'è una coerenza di design. È piuttosto piccolo, come potete vedere dalla immagine, frontale in plexiglass, e quindi permette questo tipo di impostazione di realizzare un impianto multitelai, pre, finale, convertitore, prefono, il tutto in dimensioni particolarmente contenute. E utilizzando poi gli amplificatori in classe D che sono uguali si riesce a avere tanta potenza in poco spazio e togliere e mettere facilmente. Tenete conto che è come se fosse un half size, perché affiancandone 2 fai quasi i 43 cm di un'elettronica standard. Detto questo, comunque va sottolineato il fatto che M2 Tech è un'azienda molto attenta agli aspetti qualitativi, veramente attenta, quindi non dovete pensare che le dimensioni contenute corrispondano a un atteggiamento rinunciatario in termini di qualità, niente affatto. Anche perché, se posso dire una cosa, se guardate in rete tante foto di interni di prodotti da 43 cm vi accorgete che dentro lo stampato è un quarto dello spazio interno disponibile, quindi è solo un fatto di colpo d'occhio. Di colpo d'occhio e magari di coerenza con il design di una linea di prodotti che magari l'azienda aveva già in catalogo,
ma veramente, cioè, ci sono dei DAC streamer dove tu tiri su il coperchio e vedi una prateria vuota Sì. e una schedina grossa. I lettori di CD non ne CD parliamo neanche, sono- cioè i lettori CD hanno una scheda, quelli normali da 5, 6, 7 mille euro hanno una micro schedina interna, punto. Va bene, allora io so come sventrarlo. Vabbè, Quindi, però allora non solo tu sai come sventrarlo, però Sì. possiamo svelare un altarino. sveliamolo. Siccome abbiamo un buon rapporto con il buon Marco Manunta, ci siamo sentiti prima della realizzazione di questo video e ci ha dato, come dire, alcune piccole cose da porre in evidenza, cosa che vediamo molto volentieri. faremo A tra immediatamente. Guarda un po', avvicinati. Mi avvicino. Guarda quanti Pima rossi ci sono. Quelli che ti piacciono. Mi piacciono tanto. Allora, prima di tutto apprezziamo la costruzione totalmente analogica. Qui non c'è ovviamente, scusate, analogica ma a discreti, quindi non c'è neanche un amplificatore operazionale sul percorso del segnale. Come infatti possiamo vedere, questi sono tutti transistor, vedete? Indichiamo, Giulio, indichiamo. Per esempio questo è un transistor con 1, 2, 3 pin, ok? Quindi è fatto tutto con transistor. Bellissima la configurazione di alimentazione dove per ogni stadio di preamplificazione, ne vediamo 1, 2, 3 e 4, c'è un rail di alimentazione separato e infatti ci sono gli stabilizzatori che credo siano dei 7812, ma non ce la faccio, vediamo. No, non riesco a vedere. Comunque 1 e 2 per ogni stadio, quindi ce ne sono 2, 4, 6, 8 per 4 stadi. E poi c'è un alimentatore generale perché qui entra la 15 volt. Posso girare? Entra la 15 volt qui dentro, ok? Questo è l'alimentatore switching generale che genera sia la tensione di alimentazione per la parte digitale che è questa, quindi per la parte di controllo, per la parte di microprocessore, sia per la parte analogica. Poi questi rail di alimentazione che vengono qui, vengono poi trick 1, 2, 3 e 4, vengono poi smistati in questi 4 stadi di linea, quindi la costruzione è veramente fatta molto bene, mi è piaciuta davvero tanto, Giulio. Tu che ne pensi? Penso che sono molto incuriosito, Sì. magari è una sciocchezza, da questo stampato L messo in verticale. Lo stampato L messo in verticale, eccolo qui, ha una funzione accessoria, eccolo qui, Sì. perché serve per il trigger, perché questo preamplificatore trigger out può accendere A sua volta. a sua volta lo stadiofono, i finali, Certo. l'amplificatore per cuffia. Ovviamente, siccome il preamplificatore è il primo ad accendersi perché è lui che comanda, chiaramente il trigger è out e non è in, perché nulla può accenderlo, ma lui può accendere tutto. tutti. Esattamente. Dunque, quindi le resistenze in particolare, che sono queste, tutte queste, vedete? Queste resistenze SMD sono resistenze della MELF e si vede la differenza tra le resistenze SMD normali, che sono queste qui e che non fanno parte del percorso del segnale, e queste invece della MELF, che sono resistenze di altissima qualità. E anche questa è un'altra cosa costosa e di rara implementazione all'interno di un prodotto hi-fi. Un'altra cosa interessante che i nostri follower sicuramente gradiranno sono questi relay. Allora, questi qui sono gli ingressi multi-DIN, vedete? Questi ingressi multi-DIN che fanno capo a questo cavo qua, Aspetta dunque, eccoci, eccolo qua, sì. ok, che fanno capo a questo cavo qua, alla fine fanno entrare 3 segnali diversi, balanced 1, 2 e 3, ok? Ci siamo? Sì, Quanti relay ci sono qui? Contiamoli insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 e 3, perché ogni relay di questo fa un ingresso. Quindi questi sono i relay che servono per switchare gli ingressi
XLR, mentre questi sono i relè che servono per switchare gli ingressi RCA. Ok? Vogliamo fargli vedere anche gli ingressi RCA, Pronti. Giulio? Eccolo qua. Quindi 1, 2 e 3 ingressi. Single ended in 1, 2, 3. 2, 3. E poi c'è il single ended out, balance out, e queste due le abbiamo già left, viste. right e left. Ok. Chiarissimo. Riguardo poi il volume, lo abbiamo già detto in fase di descrizione, è un volume fatto con attuatori, ma che ti risulta che abbia il Bluetooth questo? Non lo sai. No, perché qui vedo un modulo, boh, vabbè. Questo poi lo diremo Sì. in fase di ascolto, Sì, quindi lo sì, guardiamo meglio e lo diciamo in fase di ascolto. Poi, In effetti nei settaggi c'era un BLT, sì. quindi secondo me il Sì. Bluetooth ce l'ha, eccolo qua. Questo è il Vediamo un modello attimo Bluetooth. che lo ingrandisco. Con l'antenna, questa è sicuramente Sì, l'antenna. sì. Ok. Ok. Ho lo schedone verticale del display, eccolo qua, e porta anche il motorino elettrico del... No, non c'è il motorino, questo c'è un encoder. Ah, un encoder. E quella schedina coassiale... Ah, beh, la schedina coassiale Dell'encoder, gestisce sì, l'encoder, giusto? che gestisce l'encoder. Ecco, questo è il microprocessore che gestisce il software che comanda il preamplificatore, per cui io non credo che ci sia altro da aggiungere, se non facciamo vedere il contenitore. Eccolo qua, questo è un contenitore sicuramente in ferro, lo Acciaio. sento acciaio, sì, eccolo qua, molto spesso, finemente verniciato con una vernice silver metallizzato, e che si inserisce qua, e abbiamo visto come. La parte di sotto del contenitore, chiudiamo, è fatta con una U, Sì. eccola qua, una U, anche questa in acciaio, e poi qui c'è sovrapposto il pannello frontale che è in plexiglass, Eccolo qua. Perfetto. ovviamente con la finestra per il display. Ok? Non credo ci sia altro. Ottimo. Ottimo, vogliamo far vedere il remote control? No, Facciamo no, vedere il no, remote facciamo control, sì. vedere. Eccolo qua. Eccolo. Eccolo qua, con i tasti che servono per comandare diversi prodotti dell'azienda. Ok. E il tastino menu che dà accesso Ecco. a tutta la molteplice quantità di funzioni. Perfetto. Ok. Ciao follower. Teleascoltatori. Ciao teleascoltatori, fate i bravi, mi raccomando. Chi è quest'uomo così allegro che strimpella? Non è un uomo, ma è il Tingval Trio, di cui io sono un ghiotto estimatore, Ah, ecco, no, perché ghiotto consumatore. il pianista che faceva dei sussurri che mi hanno indotto in errore, perché mi sembrava che Jarrett, tu giustamente hai detto, è troppo allegro, effettivamente, a parte il povero Keith Jarrett ha avuto... Che adesso non è allegro per niente, poveretto lui. poverino, insomma, ha avuto un problema serio, quindi non può più suonare. Va bene. Allora, questo preamplificatore è un oggetto Interessante. molto interessante, davvero molto interessante. Allora, io l'ho utilizzato sia qui in sala 2, nella configurazione che avete visto, cioè quindi con il Premier multi-channel, con la multi-amplificazione e tutto quanto, ma l'ho utilizzato per un periodo di rodaggio perché c'è stato mandato proprio nuovo di pacca, e l'ho utilizzato per 15-20 giorni nell'impianto grande su di sopra. Quindi si è confrontato con i finali LAM M1.2, i monofonici, e i diffusori Vivid Audio Kaya 90. Quindi un altro livello proprio di impianto. Un altro livello di impianto. E Dove non però ha sfigurato. No, assolutamente, non ha sfigurato per niente. Assolutamente. Che se ne dica, che ne dicano molti scettici, e durante il periodo di rodaggio c'è stato un notevole cambiamento, miglioramento, insomma tutti i parametri sono andati al posto giusto, e si è rivelato un pre molto analitico, molto dettagliato, molto veloce, però con una sua impronta sonica secondo me gradevolissima, piacevole.
Io l'ho detto tante volte, considero il pre l'elemento più interpretativo, mi si passi il termine, dell'impianto, a parità di tutto il resto. Sì. Nell'impianto su di sopra, mettere il pre LAM L2 reference e mettere il pre Tosh sono due mondi sonori completamente differenti. Certo. Laddove il LAM privilegia il chiaroscuro, questi tagli di luce anche un po' drammatici, il Tosh è più arioso, è più, se vogliamo, divertente, è più allegro. Allegro, bravo. Allegro, esattamente. No, perché il LAM è un po'... Il LAM ha questa, diciamo, dipinge questi quadri drammatici. Che ti viene quasi da piangere, insomma. A me, come dire, tenendo... Se piove fuori, diciamo, è sì, istigazione sì, al suicidio. Però, insomma, con i generi musicali magari un po' più colti, jazz, classica, camera, sinfonica, e infonde un pathos, una drammaticità che, insomma, motivo per cui io sono 13 anni che sto con quell'amplificazione, quindi evidentemente mi piace. Il Tosh invece è più allegro, più vivace, più spigliato. Sì, più, sì. mi si passi il termine, contestato dal tempo addietro da un nostro follower, ferocemente contestato, moderno. Questo disse: non esiste moderno e antico, esiste la verità della riproduzione. Vabbè, io non sono così convinto, perché comunque nel corso degli anni, dei decenni, l'audio ha subito una deriva verso sonorità differenti. Ma anche se fosse solo per il fatto che, siccome i componenti, la tecnologia dei componenti è cambiata, Certo. e anche solo cambiare un condensatore è cambiare sotto certi aspetti il suono, è ovvio che il suono è, non voglio dire evoluto, non usiamo questa parola, è cambiato, è un altro tipo di suono, perché ci sono altri componenti, anche altri transistor completamente diversi rispetto a tanti anni fa, e quindi il suono è cambiato, è diverso. Allora, questo Tosh, tra l'altro, stiamo discutendo del fatto che lo abbiamo messo a confronto con un sistema che costa Un 10 volte preamplificatore di che più. costa... Sì. Appunto. Sì. Quanto costa il... 2.500 euro. E quindi se fate per 10 avete il prezzo del LAM più o pre-LAM. meno, esatto. Quindi veramente un bel prodotto, un prodotto fatto bene. Complimenti Marco per quello che hai fatto. Vogliamo parlare per un momento proprio delle caratteristiche soniche di questo pre, diciamo, per come ci è sembrato all'interno di un contesto. Ricordiamoci che comunque un pre è inserito all'interno di un contesto dove c'è a monte una sorgente, a valle un finale dei diffusori, quindi voglio dire, stiamo parlando di un tassello di un insieme. Facciamolo come piace a loro, cioè bassi, medi, alti, che forse è piaciuto, no? Allora, provo, perché vado per, in qualche maniera, differenza rispetto all'ascolto di cui dicevo poc'anzi con il pre-LAM. Un basso forse non profondissimo, ma molto reattivo, molto veloce, molto articolato, con un bel senso del ritmo. Sì, quello è una Sì. cosa che lo caratterizza molto. Esattamente. Ad esempio, mi è piaciuto molto sui generi jazz prevalentemente, veniva fuori queste sezioni ritmiche, contrabbasso e batteria, molto, molto pimpanti, energiche, muscolose, e quindi il pilotaggio dei due finali monofonici riusciva molto bene e li mettevano in condizione di esprimersi bene. Sì, quindi la gamma media è una gamma media un po' avanti, un po' presente, molto bella, una bella voce, una voce ricca di armoniche, sempre presente, ben accordata con la gamma alta, un pochino forse troppo avanti per come l'ho potuto sentire io, un po' un suono un po' moderno, ecco. Sì, allora ecco, sì, diciamo un suono moderno. Io quello che ho trovato nella gamma, nell'estremo alto, tanta aria, che probabilmente, per differenza con il mio riferimento, è qualcosa che
comincia a piacermi. E questo senso di ossigeno, di respiro, che forse può andare in certi frangenti a togliere qualche cosa, al dettaglio armonico. Per esempio penso i piatti della batteria, con queste amplificazioni molto ariose tende tutto a suonare etereo, tutto trasparente, tutto un po' volatile, si perde un po' anche nella gamma alta quel po' di corpo che magari di concretezza serve. Però è un'impostazione sonica, come tale va rispettata e devo dire a me è anche piaciuta, insomma. Sì, sì. Quindi dal punto di vista, ecco, della analisi, secondo me i parametri ci stanno tutti. Ho apprezzato molto la estrema configurabilità di questo preamplificatore. Veramente sono tantissimi i parametri su cui si può andare a intervenire. Si può andare a intervenire. Allora, se non lo fate funziona lo stesso, però se lo fate magari può essere riuscite utile, a ritagliarvi il prodotto a seconda di quelle che possono essere le vostre esigenze. Quindi è una cosa che secondo me vale la pena di studiarsi un pochettino. Sì. Certo, a questo punto la tentazione, il desiderio, la curiosità di ascoltare questo pre, magari con i suoi finali in classe A Larson, è tanta. Caro Marco, ti abbiamo lanciato questo, esatto, vedi tu se ti va, se lo vuoi fare, se ti fa piacere. Sicuramente i nostri telespettatori e telespettatori saranno contenti di avere altri tuoi prodotti in prova. Io in particolare, che non sono un teleascoltatore ma sono un autore, e ne sarei particolarmente felice. Ok, allora adesso siamo alle conclusioni, quindi subscribe e campanella, siete sempre di più, rimane sempre questa forbice imbarazzante tra la quantità di views e la quantità di follower, quindi per cortesia quando venite a vedere i nostri video, che vi costa fare clic su iscriviti? L'altro giorno al Roma End c'è stato un simpatico signore che mi ha detto che bisticcia con la moglie perché si litiga nel televisore la domenica quando lui si vorrebbe vedere il nostro video e la moglie, giustamente, forse si vorrebbe vedere qualcos'altro. E quindi quando lui prova a fare subscribe, la moglie lo sgrida, dice "Ah, pure iscritto a questa scocciatura". Però vorrei dire una cosa, che se la moglie la domenica vede Domenica In, non è comunque giustificato. Vabbè, questo adesso entriamo nel merito dei gusti e quindi non diciamo. Va bene, allora ciao, fate i bravi. Grazie, alla prossima. ciao.